amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. L'ho intitolato La mia biga perché anche io, con lo stupore di tanti, sto provando a cimentarmi un pochettino con i prefermenti, con la biga, ecco, genericamente detta. E sì, perché innanzitutto dovete sapere che la mia famiglia ha scoperto la pizza fatta con la biga. Siamo stati ospiti a cena da amici e sono state preparate pizze fatte con la biga, la cui caratteristica principale che ha colpito tantissimo i miei familiari è stata quella di avere cornicioni belli e ariosi. La pizza era comunque morbida dentro, ma soprattutto era croccante fuori. Quindi ho deciso un po' di approfondire, naturalmente sono appena agli inizi e avremo modo di parlarne nuovamente in futuro man mano che io stesso stabilizzerò un po' le conoscenze e la pratica. Partiamo subito dal termine. Il termine biga è abbastanza improprio per quanto riguarda questo video e per quanto riguarda la mia esperienza. Infatti la biga sarebbe esclusivamente la biga codificata da Giorilli. Quello che io utilizzerò è più tecnicamente un prefermento, però alla biga è successo un po' quello che è successo allo Scottex, quello che è successo allo Scotch, quello che è successo a tanti altri oggetti come il mini pimer, che pur essendo nomi propri di oggetti inventati da qualcuno, poi sono diventati identificativi di un'intera categoria. Quindi quando noi stiamo dicendo biga, molto spesso stiamo dicendo semplicemente uno dei prefermenti. La vera biga in sé per sé sarebbe, come ho detto, quella codificata da Giorilli, che prevede a fronte di un chilo di farina il 44% di acqua e quindi 440 grammi e poi il 10% di lievito e quindi 10 grammi di lievito. Ma prevede anche altre cose, come ad esempio il tempo di conservazione e la temperatura di conservazione. Più o meno si parla di 18 gradi per circa 18 ore. Più o meno perché poi naturalmente io non sono un tecnico, non entro esattamente nei dettagli, ma ci sono delle possibili leggere variazioni sul tema. Sempre restando alla definizione di Giorilli, la biga non si impasta ma si mescola. Una volta che sono trascorsi i tempi previsti per la maturazione della biga, poi viene essa utilizzata in una misura che va dal 20% al 100% nell'impasto finale secondo le scelte dell'appassionato che sta preparando, ad esempio nel caso nostro, la pizza. Rimanendo quindi alla biga definita da Giorilli, è evidente che ci sono alcune problematiche per noi semplici appassionati. Una è quasi onestamente invincibile, ovvero sia mantenere questo preimpasto a circa 18 gradi. È una cosa molto complicata, per carità esistono le cellette di lievitazione, io stesso ne ho presentato una in un video, lo trovate qua su, però è vero che la gran parte di noi appassionati non dispone di questi strumenti e quindi qui ci viene incontro un'altra parte di questa grande famiglia dei preimpasti, ovvero sia i preimpasti che si rifanno un po' alla biga ma che si arrangiano con quello che è possibile, ovvero sia ad esempio con la temperatura disponibile in questo momento. La vera genialità nel campo dei preimpasti, secondo me, e per quello che ho avuto modo di leggere e anche sperimentare, è stata quella dell'applicazione MasterBiga. Trovate il link in descrizione, quell'applicazione che si può usare facilmente anche in forma gratuita su tutti i nostri cellulari, consente di ipotizzare un preimpasto con la temperatura che noi abbiamo, fossero anche 28-29 gradi, roba che con la biga Giorilli non si potrebbe. Però sapientemente quelli che stanno dietro l'applicazione MasterBiga hanno fatto un ragionamento molto semplice, cioè che mescolando un po' di tempistica a temperatura ambiente e poi un po' di tempistica all'interno del frigo, in qualche maniera si riesce a ottenere il risultato sufficientemente utile per fare il nostro impasto finale. Rispetto alla biga, il semplice preimpasto bigaiolo o bighettaro, insomma, che si rifà al concetto della biga Giorilli, si può tranquillamente anche un po' impastare. Si impasta un po' di più ottenendo non un vero e proprio impasto incordato, ma un qualcosa di simile a un'amalgama. Come abbiamo detto, la biga si ottiene semplicemente mescolando acqua, farina e lievito. Una volta però che la biga o il preimpasto è pronta, si unisce nella dose che noi decidiamo per creare poi l'impasto definitivo. Nel caso mio, quello che vi presento oggi, visto che stavo provando, ho deciso di sperimentare la biga 100%, ovvero sia io non aggiungo altra farina dopo che la biga, il preimpasto
è maturo, ma semplicemente aggiungo il resto della dose dell'acqua, il sale e un po' di malto se ne abbiamo, oppure miele oppure zucchero, secondo per l'appunto l'idratazione che ho deciso. Io ho utilizzato un impasto finale al 75% di idratazione, quindi un'alta idratazione. Il preimpasto tecnicamente è un sostituto del lievito nell'impasto finale. Sicuramente avremo un impasto esplosivo, cioè che tenderà a gonfiarsi parecchio, un impasto che sarà comunque morbido nel suo complesso, ma che sarà ben croccante all'esterno, anche perché la temperatura di cottura sarà intorno ai 400, 420, 450 gradi e il tempo di cottura arriva tranquillamente anche ai 2 minuti. Quello che noi otteniamo utilizzando la biga o il preimpasto in qualche maniera ha una shelf life, ovvero sia una durata complessivamente più lunga rispetto all'impasto che non utilizza il prefermento. Ma io questo onestamente non ve lo posso confermare, perché qui preparate le pizze, se le sono mangiate tutte in men che non si dica, e quindi non è rimasto nulla per poter testare la durata. Adesso bando alle ciance e andiamo subito sul tavolo da lavoro, voi seguitemi che vediamo tutto insieme. Iniziamo la preparazione del nostro preimpasto sciogliendo il lievito all'interno dell'acqua. Tutta la procedura che vedete descritta è chiamata della biga no stress ed è stata inventata dal pizzaiolo il maestro Susta. No stress perché, come vedrete, è tutto molto semplice e si svolge in circa 5 minuti. Iniziamo disponendo la farina e poi l'acqua sopra la farina. Poi scuotiamo un po' il contenitore in maniera che l'acqua si unisca alla farina. Andiamo avanti per un pochino. Io adesso accelero un po' il video. Comunque procediamo così per un po', finché non iniziamo a vedere proprio che la farina si è unita sostanzialmente a tutta l'acqua. Aiutandoci con una spatola o un raschietto, stacchiamo i residui dai bordi del contenitore e continuiamo nuovamente ad agitarlo in questa maniera. Arriva quindi il momento di usare le mani. Vedete come sto facendo io, per favorire l'unione dei residui di farina alle parti umide. Non deve rimanere comunque farina in formato libero. Guardate i vermicelli che si sono creati e ora possiamo trasferire il nostro preimpasto all'interno di questo contenitore un po' più piccolo, che poi verrà tappato e lasciato per alcune ore, secondo il programma che avete letto nella slide, a riposare a temperatura ambiente e subito dopo in frigo per altre ore. Trascorse le ore in frigo, ecco come si presenta il nostro preimpasto. Lo mettiamo all'interno dell'impastatrice per fare il cosiddetto rinfresco, che però nel caso nostro, essendo un impasto che sarà biga 100%, noi semplicemente aggiungeremo acqua, sale e un po' di zucchero oppure malto oppure miele. Facciamo andare l'impastatrice all'inizio a una velocità piuttosto lenta e poi aumentando man mano che aggiungiamo l'acqua. Anche in questo caso naturalmente il video è solo una sintesi, però come vedrete alla fine, quando inquadrerò proprio il display della mia attena, non si è trattato di un impastamento molto lungo. Quindi riepilogando abbiamo il preimpasto che è venuto fuori dal frigo, quindi molto freddo, e l'acqua ugualmente presa dal frigo. Tutti questi accorgimenti ci consentiranno di chiudere poi l'impasto a una temperatura accettabile, cioè entro comunque i 22 gradi. Continuiamo ad aggiungere l'acqua. Nel frattempo ho aumentato anche la velocità di rotazione della spirale.
e stiamo procedendo velocemente verso la chiusura dell'impasto. Si è già formata la zucca, ve la faccio vedere. Ora controlliamo anche la temperatura. 21 gradi e mezzo, direi che va benissimo, tutto in 11 minuti e mezzo. Adesso procediamo alla chiusura dell'impasto che abbiamo appena fatto. È un 75%, quindi insomma bisogna armarsi un po' di pazienza, magari bagnarsi un po' le mani per evitare che ci si appiccichi tutto. Una volta che abbiamo chiuso l'impasto, aspettiamo qualche minuto e poi procediamo subito allo staglio. Ecco qua, abbiamo fatto rilassare un attimo l'impasto, ora lo dividiamo in panetti e chiudiamo i panetti. Io vi faccio vedere due metodi. Il primo è quello mio solito, quello dell'arrotolamento sui palmi della mano, però trattandosi di un 75% non è detto che venga bene a tutti e quindi, oltre a raccomandarvi di tenere le mani leggermente inumidite, comunque vi mostro anche l'altro sistema che è il più semplice, ovvero sia fare un panetto simulando la chiusura dell'impasto principale. Con questo sistema non si può davvero sbagliare e non c'è pericolo che ci si attacchi il panetto alle mani. Sistemiamo i panetti in contenitori singoli leggermente oliati, li tappiamo e gli facciamo fare 1 ora e mezza a temperatura ambiente e 2 ore e mezzo in frigo. La stesura avverrà con panetti tolti direttamente dal frigo. Ecco qua, prendiamone uno. Lo copriamo con della semola rimacinata per facilitare la stesura. La parte umida è in alto e portiamo l'aria verso i bordi con delicatezza. Giriamo il disco di pasta, ripetiamo l'operazione, definiamo un po' meglio i bordi con i polpastrelli e poi ci spostiamo col panetto sopra i pugni e qui scuotiamo praticamente tenendolo un po' sollevato dalla spianatoia, scuotiamo tutta la semola in eccesso e nel frattempo allarghiamo il disco di pasta. Eccolo qua. Scoppiamo le bolle più evidenti perché tanto diventerebbero nere e bruciate nel forno e poi iniziamo il condimento. Per praticità ho fatto una semplice margherita. Passata di pomodoro, poi olio, poi basilico, formaggio grattugiato e infine il fior di latte. Poi prendiamo la pala e trasferiamo la pizza sopra e procediamo nuovamente ad allargarla stando attenti a non disfare il cornicione. E ora andiamo nel forno. È il mio P134H Extra Power regolato a 450 gradi con una prevalenza sulla resistenza inferiore. In circa 2 minuti di cottura otterremo la nostra bella pizza. La estraiamo, ve la mostro qui e poi andiamo sulla tavola. Vedete il cornicione tipico delle pizze fatte con i preimpasti o con la biga, molto pronunciato, ma comunque la pizza è di circa 33 cm, quindi insomma
è abbastanza ben congegnata. Croccante fuori, morbida dentro, procediamo al taglio e vediamo un po' di bordi. Nel frattempo io vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.